Domerminar Herrar, bentrovati. Oggi volevo parlarvi di una storia, di una tragedia, di un racconto comune a tutti noi italiani che, se non tramandato e ricordato con frequenza, rischia di passare in sordina, di spegnersi come una debole fiammella nelle onde del tempo. Il protagonista di questa vicenda non è, come vedremo, una singola persona, ma un intero popolo, quello italiano. Le sorti del nostro paese e del giovane vice brigadiere al centro della narrazione, il 22enne napoletano Salvo D'Acquisto, si intrecceranno nel corso della Seconda Guerra Mondiale in un rapporto indissolubile, fino a farsi trascinare nella profondità della tragedia umana, da un vortice di bassezza, menzogna e sciagurata meschinità umana. Tutto ciò fu un mix di cui molte persone, complici degli alti comandi nazisti, si macchiarono negli infausti anni di occupazione tedesca della nostra penisola. Questo video lo dedico a noi giovani in primis, ma anche a tutti coloro che, rileggendo con un nodo alla gola le storie di alcuni di questi personaggi, acquisiranno maggiore consapevolezza di ciò che è stato e che, valorizzando il bene fondamentale di ogni uomo, cioè il diritto alla vita, diranno grazie a chi prima di noi ha dato tutto se stesso per la comunità, per l'Italia. Sto scoprendo davvero il valore di una piattaforma come YouTube in questi giorni. È qui che possiamo tenere vivo il ricordo del passato, oggi più che mai, e per questo io, ragazzi, tenevo a dirvi grazie. Grazie per la possibilità che mi state dando, nonché la possibilità di fare questi video quando posso crearli. Se questo video ha visto la luce è stato comunque soprattutto merito del caro vecchio Simone, che avete già visto all'opera nei video della guerra degli Mu e della battaglia di Osowiec. Partiamo! Le canne dei fucili erano rivolte contro di lui, minacciose contro il suo petto apparentemente tranquillo. Non un sospiro affannato. La calma tranquillità del volto, le palpebre che sbattevano con lentezza per gli ultimi istanti. Il turbinio di pensieri che gli passava in quel momento per la testa fu interrotto bruscamente dalla voce del sergente della divisione paracadutista tedesca. Era una voce pesante la sua, appena tentennante negli ordini. La consapevolezza dell'errore che stavano per compiere era lampante nel suo sguardo. Questo Salvo lo capì subito, restando fermo, immobile, sul terriccio della tomba che, qualche minuto prima, 22 civili erano stati costretti a scavare. Poco più in là, dietro il plotone di militari tedeschi, il frutto del suo gesto, la speranza e la salvezza negli occhi di coloro che avrebbero continuato a vivere, 22 in cambio di uno. Un tributo di sangue che, sulla bilancia del destino, pesava come un macigno. Venditori di frutta, artigiani e muratori. Padri di famiglia che avrebbero forse riabbracciato i loro cari. Dall'altra parte della staccionata, sotto l'ombra della torre di Palidoro, un carabiniere vice brigadiere, di appena 22 anni. Il richiamo dei gabbiani lungo la costa si mescolava all'incredula esultanza di chi ce l'avrebbe fatta, alla gioia dei civili che, per un attimo, avevano rischiato la vita. Tutti sembravano essersi dimenticati del vice brigadiere che aveva barattato se stesso per il bene degli altri. Tutti, ma non uno dei civili. Era Angelo, un ragazzino di 18 anni. Lavorava come operaio manutentore nella stazione ferroviaria di Palidoro e il caso volle che quell'infausta mattina del 23 settembre i tedeschi lo avessero catturato mentre era di ritorno da uno dei pescivendoli di Borgoscuro. Non era la prima volta che incontrava Salvo, lo aveva già visto altre volte, ma mai gli aveva rivolto parola. Forse la divisa, forse il suo volto serio e laconico, non sapeva spiegarselo. C'era qualcosa di profondo in quel giovane carabiniere che gli aveva sempre messo soggezione, timore. Un timore positivo, come quello del padre che rimprovera a fin di bene il figlio. Anche in quell'estremo istante, minacciato dalle armi da fuoco tedesche, il vice brigadiere mostrava la sua rigida compostezza. Salvo chiuse gli occhi. Il momento era giunto. In fondo, nonostante l'indescrivibile amarezza, si sentiva sollevato.
Non sapeva dirsi se era perché era riuscito a risparmiare alla sua cittadina uno stillicidio, o se perché, dopo tutto, le lacrime della sua Italia non gli avrebbero più sconvolto l'animo, di lì a poco. Era sereno. Si mise a ripensare a quel lontano 1939. Tutto sembrava così diverso allora. Un mondo cambiato in meno di 4 anni. Volò col pensiero a quando, lasciata Napoli appena diciottenne, si presentò come volontario davanti alla caserma dell'Arma dei Carabinieri di Roma, alle sopracciglia inarcate dei suoi futuri superiori che lo esaminavano attentamente prima di verificarne l'adeguatezza al servizio, uno dei ricordi più belli della sua breve ma intensa vita. Decise di rimanere attaccato a quel pensiero fino all'ultimo. Neppure la voce tuonante del sergente tedesco gli avrebbe strappato dalle mani quanto di più bello gli era rimasto. L'ordine del comandante paracadutista spezzò la monotonia dettata dal richiamo dei gabbiani. Un freddo, secco fuoco si frappose tra la surreale sospensione del momento e l'incredulità sconvolta dei civili dietro la staccionata. Una selva di colpi. Poi di nuovo il silenzio. Tutto si fece ovattato e il terreno che prima aveva sotto i piedi adesso era sopra di lui. Non ancora, pensò. Non ancora. Voleva urlarlo, ma era come se non riuscisse a trovare la forza per esprimere quelle 2 semplici parole. Un'ombra si avvicinò. Non era la torre. No, non poteva certo muoversi quel gigante di pietra. L'oscuro sconosciuto allungò una pistola, ancor più minacciosa dei fucili che in quel preciso istante fumavano come i camini delle industrie a pieno regime, proprio come l'azienda di suo papà. Sì, ecco, adesso si ricordava. Si ricordava di quando suo padre, Salvatore, di origini palermitane e chimico di professione, tornava tardi a casa, sfinito dal lavoro in ditta. Adesso ricordava quando, una volta a casa e abbracciando la moglie Ines, Salvatore, insieme alla nonna Erminia, incitava lui e gli altri suoi fratelli alla preghiera serale prima della cena. Il momento del rosario era per la famiglia d'acquisto un momento sacro. Neppure i bombardamenti su Napoli, all'epoca numerosissimi, ostacolavano la recita della preghiera familiare. Come molte altre, la sua era una famiglia profondamente cristiana. La fede religiosa sarebbe stata l'eredità più grossa che il piccolo Salvo avrebbe acquisito e custodito nel corso della sua esperienza adolescenziale e militare. Fortuna volle che, nonostante le difficoltà comuni a tutte le famiglie, la sua non versava in condizioni economiche gravissime, merito anche del lavoro di suo padre. Fin dalla giovinezza, Salvo si era sempre distinto per la sua semplicità. I maestri a scuola, a ricevimento con i suoi genitori, si riferivano a lui come un ragazzo di poche parole, a tratti schivo, riservato, ma di una bontà sorprendente, come quando, stando a quanto riportato con apprensione al padre, il giovane Salvo, nello stupore generale, si era fatto avanti per prendere le difese di un compagno disabile. Certo, aveva rischiato l'espulsione per aver rotto i 2 denti a 2 bulletti di quartiere, ma il preside aveva deciso di chiudere un occhio sulla questione. Alto, atletico e gentile, d'indole mite e portato per natura alla contemplazione, così tranquillo e pacato da non alzare mai la voce, difficilmente lo si sarebbe scambiato per un vero figlio del meridione italiano, dicevano. La stessa cosa che dissero gli esaminatori nella caserma romana al suo arrivo nel 1939. Non senza qualche rammarico si era presentato nella capitale. A Napoli Salvo aveva lasciato la famiglia e anche una giovane ragazza, Maria. La sua foto l'aveva ancora con sé quel giorno, nel taschino della divisa. «Ti terrò per sempre nel mio cuore», le aveva detto. Negli anni trascorsi in Libia durante la campagna militare, nelle lettere Maria rimase la sua madrina di guerra, la sua ancora, il suo frammento di vita che lo teneva aggrappato alla speranza di un mondo migliore. Ma le emozioni non avevano prevalso sul giovane Salvo, anzi, come lo stesso generale Filippo Caruso scrisse nelle sue testimonianze, Salvo fece prevalere la patria e l'arma sugli affetti, al punto da farle diventare se stesse la sua famiglia. Questo amore che provava per lo Stato, per i suoi concittadini, lo diffuse anche tra i colleghi di reparto. Una vera e propria chiamata, quella insomma di presentarsi come volontario alla caserma di arruolamento, un gesto che perpetrava la tradizione familiare,
iniziata dal nonno e dai suoi zii, tutti militanti nell'Arma dei Carabinieri. Nell'arruolamento Salvo riuscì a realizzare il proprio ideale di dovere come missione. Il ricordo della scuola allievi, di quel periodo prima della fatidica entrata dell'Italia in guerra, fu un altro dei momenti più belli della sua vita. Era incredibile come la voce baritono di Salvo mettesse allegria tra i suoi compagni di corso, gli stessi con cui, di lì a meno di un anno, sarebbe partito per la Tripolitania, a Bengasi. Gli stessi commilitoni che, nella caserma davanti alle coste libiche, al tramonto, di ritorno dal servizio di pattuglia, lo imploravano nei momenti di tristezza e di tedio di allietarli con una delle sue canzoni. «Dai, Salvo, smettila di scrivere, cantaci piuttosto qualche canzone napoletana», dicevano sorridendo. L'occhio limpido, sereno, il volto aperto e franco, soffuso ancora di un candore infantile, in contrasto con l'austerità della divisa, non poteva negare una gioia del genere ai suoi compagni d'armi. Nei rari momenti liberi, Salvo studiava sui libri che si faceva spedire da casa, ma in quelle occasioni il canto era la migliore occasione per evadere dalla realtà. E così, dispiegando tutto il potenziale della sua voce, ogni volta che insieme ai suoi commilitoni cantava O Sole Mio, La leggenda del Piave, oppure O Soldato innamorato di Enrico Cagno, ecco che lo scenario di guerra si tramutava in un ambiente magico, circondato da un'atmosfera di intensa commozione, dove il dolore della separazione dalla famiglia sembrava pian piano venir meno, dove il Mediterraneo non sembrava più così grande, quasi come se, affacciandosi dalle finestre della caserma, si riuscissero ancora a vedere le coste siciliane. Il sole della Tripolitania non sembrava poi più così tanto diverso da quello italiano. Nel periodo in Libia, Salvo mantenne una fitta corrispondenza con la famiglia. L'equilibrio alla fine fu però scosso dai combattimenti nel Nord Africa. Le notizie non erano positive. Dopo la prima avanzata delle truppe italiane, la controffensiva britannica sferrata nel dicembre 1940 in codice Operazione Compass, dopo appena 4 scontri armati, oltre a causare la perdita della Cirenaica, rischiò allo stesso tempo di capovolgere in un batter d'occhio la situazione inizialmente favorevole degli italiani in Tripolitania. Nei corridoi della caserma di Bengasi il nome del generale O'Connor e della 7ª divisione corazzata risuonavano con la stessa frequenza con cui si menzionava il nome di Mussolini e, con maggiore apprensione, quello degli Afrika Korps di Rommel, il cui arrivo appariva ormai imminente. Nei primi mesi del 41, a febbraio, in una situazione di ritirata generale dalla città, data l'incapacità di gestire la situazione nei confini della Tripolitania, le truppe italiane incapparono nell'esercito britannico che tagliò loro la strada lungo la città costiera di Bedafom. Nelle fasi concitate dello scontro, un proiettile di rimbalzo colpì Salvo la coscia. Talmente forte fu il dolore da fargli perdere conoscenza. Si accasciò sulla sabbia del deserto, dietro un carro fuori uso della brigata corazzata Babini. Il suo ultimo ricordo, prima di risvegliarsi nel letto da campo militare, erano i suoi compagni, mentre lo sollevavano per metterlo come meglio potevano su una lettiga. Una fuga che si concluse in disfatta tattica per l'esercito italiano. 2 anni dopo, nei primi mesi del 43, la situazione bellica si era aggravata tanto nel continente quanto sul suolo italiano. Salvo, rientrato a casa dalla Libia per una licenza trimestrale, si mise da parte la breve e disastrosa esperienza in Tripolitania, frequentando un corso per concorrere alla promozione di vicebrigadiere, una carica che conseguì sul finire del 1942. Su direzione del comando dell'Arma, Salvo fu immediatamente trasferito nella stazione dei Carabinieri di Torre in Pietra, a pochi chilometri da Roma. In questo isolato angolo dell'agro romano gli arrivarono subito come vattati gli echi delle drammatiche vicende che la patria aveva dovuto subire una volta entrato in vigore l'armistizio di Cassibile, proclamato radiofonicamente da Badoglio l'8 settembre, al quale fece seguito lo sfacelo quasi generale in tutto il paese, dando vita a quello che sarebbe presto diventato
uno dei punti più bui della storia recente dell'Italia. Di lì a poco Roma conobbe nell'ottobre dello stesso anno, tra il 6 e il 7 del 43, un dramma nel dramma. Il tenente colonnello dell'SS Herbert Kappler, capo della polizia e dei servizi di sicurezza tedeschi a Roma, la notte del 7 ottobre 1943 inviò un telegramma a Berlino. L'oggetto della missiva riguardava, per la precisione, il disarmo dei carabinieri reali. L'ordine proveniva dal maresciallo Rodolfo Graziani, il maresciallo cosiddetto del Fezzan, e fu autorizzato successivamente dal feldmaresciallo Albert Kesserling. Graziani, che operava per conto della Repubblica Sociale, firmò la deposizione del disarmo, ma l'ordine fu tenuto segreto fino all'ultimo e, sempre sotto banco, passarono poi le direttive date dallo stesso Kesserling ai suoi reparti. Gli scontri di Porta San Paolo, i combattimenti a Monterotondo e nei campi intorno alla Montagnola qualche mese prima, nel settembre del 43, avevano fatto ben comprendere ai nazisti e agli aderenti della Repubblica Sociale Italiana che i carabinieri difficilmente sarebbero venuti meno al giuramento di fedeltà prestato all'epoca e ancor meno che si sarebbero resi partecipi o soltanto spettatori di atti di barbarie contro la popolazione, di cui per mandato dovevano esserne i difensori. Dal canto loro, i tedeschi, che seguendo gli ordini del comando di Berlino si apprestavano a rastrellare il ghetto ebraico di Roma per deportarne gli abitanti, avevano bisogno di avere la strada sgombra per portare avanti l'operazione senza grossi problemi. Per questo motivo il comandante della Gestapo romana, Herbert Kappler, decise di giocare d'anticipo, neutralizzando i carabinieri ancora armati che a Roma costituivano una forza piuttosto importante. Come ci riportano le fonti, Kappler odiava i carabinieri almeno quanto gli ebrei e, spinto proprio da quest'odio, il 7 ottobre 1943 di prima mattina ordinò ai gruppi paracadutisti tedeschi e all'SS di circondare con sorpresa degli italiani le principali caserme della capitale, bloccandone all'interno i carabinieri che, ignari, stavano svolgendo come di routine le proprie faccende quotidiane e nel far ciò, come possiamo immaginarci, non tenevano in mano le armi. Alcuni di essi, soprattutto chi operava nei pressi delle stazioni, riuscirono fortunatamente a dileguarsi, ma dei carabinieri in servizio nell'urbe oltre 2000 furono catturati, rinchiusi per tutta la notte nelle varie caserme presenti nel territorio di Roma. Il capitano Francesco Terlizzi, catturato sul posto proprio nell'ufficio di riferimento in cui lavorava, in una testimonianza scritta ci ha lasciato in ricordo delle parole che pesano come macigni. Che cosa avrei dovuto fare? Fuggire? Quando lo pensai non sarebbe stato possibile. D'altro canto ritenni che un soldato con oltre 25 anni di servizio, figlio di un altro soldato, avrebbe dovuto seguire la sorte dei suoi carabinieri, colleghi con cui avevo condiviso gioie e tristezze. E così ho fatto. Il giorno dopo, la mattina dell'8 ottobre, i militari trattenuti vennero inviati nelle stazioni ferroviarie Ostiense e Trastevere, dove furono fatti salire su dei treni merci diretti a nord, con la falsa notizia, fatta circolare ad arte per tranquillizzarli, che sarebbero scesi a Fidenza per essere dispiegati nei territori limitrofi. In realtà tutti i carabinieri catturati sarebbero stati deportati nei campi di internamento in Austria, Germania e Polonia, da dove in più di 600 non fecero più ritorno. E nella Roma dell'epoca, in questo contesto storico che Salvo si ritrova ad operare, nonostante le tensioni degli ultimi mesi e le difficoltà di dover prestare servizio in un momento così turbolento, il giovane non si perse d'animo e mantenne tutta la sua compostezza guadagnata durante il duro periodo di addestramento militare. Esemplificativo fu un episodio particolare avvenuto in questo periodo. Una mattina, tornando dal servizio notturno a Torre in Pietra, d'acquisto si recò nel centro della capitale per far visita ad una zia materna in via dei Serpenti. Superati i mercati di Traiano, Salvo suonò alla porta della zia. Nessuna risposta dal campanello, solo il freddo suono del portone che, cigolando, si aprì lasciando intravedere il volto della donna. Un volto serio e che non trasmetteva alcun senso di gioia. La donna, senza neanche rispondere al suo saluto, lo supplicò immediatamente di fermarsi a casa. Lo avrebbe ospitato, disse, in attesa di un miglioramento della situazione. Figure come suo nipote, lo sapeva, erano un bersaglio facile. Ma Salvo, aggrottando lo sguardo e mettendogli una mano ferma sulla spalla, gli rispose con tono dolce: «Il mio posto, zia, è a Torre in Pietra, non a Roma.
Senza darle modo di controbattere e vedendo comunque che almeno lei era al sicuro, Salvo tornò senza indugi alla propria stazione di provenienza, dove, in assenza del maresciallo comandante, aveva temporaneamente assunto il comando. Fu lì, una sera del 22 settembre 1943, nell'arco di pochissime ore, che si sarebbe imbastito il palcoscenico della tragedia. Quella notte, un soldato del reparto di paracadutisti tedeschi, da poco trasferitesi nella caserma delle Fiamme Gialle nei pressi della torre di Palidoro, mentre stava ispezionando insieme ad altri soldati una cassa di munizioni abbandonate, vuoi per negligenza, vuoi per distrazione, fece esplodere per sbaglio una bomba a mano. Nello scoppio morirono 2 soldati, mentre altri 2 rimasero gravemente feriti. Per il comando tedesco non era ammissibile dare la colpa ai soldati, non era possibile, altrimenti si sarebbe data l'immagine di una truppa di soldati inetta e incapace. Bisognava farlo passare per un attentato. Sì, poteva anche darsi, poteva trattarsi di un attentato. Dopotutto, pensò il comando tedesco, ci si poteva aspettare tutto da questi italiani che avevano appena pugnalato alle spalle l'alleato tedesco. Con questa scusante, il capo maresciallo fece ricadere le responsabilità dell'accaduto a un gruppo di anonimi attentatori partigiani del luogo e, per chiedere il riscatto del responsabile, la truppa di paracadutisti si presentò all'indomani, la mattina del 23 settembre, alla stazione dei carabinieri di Palidoro. Purtroppo, quella mattina, al posto del maresciallo comandante c'era Salvo, che in sua assenza ne faceva le veci. Il capo tedesco, sbattendo la porta, minacciò di rappresaglie l'intera zona, nel caso non si fosse giunti alla soluzione di quell'attentato. I tedeschi esigevano la verità, consci del fatto che questa non si sarebbe mai rivelata. Il capitano sbuffava, sembrava un toro inferocito, voleva mettere a soggezione quello che ai suoi occhi appariva solo un semplice giovanotto. Salvo, con tono pacato e mantenendo la calma, alle parole del comandante di trovare i colpevoli, rispose di non avere la minima idea di chi avesse potuto causare l'incidente, ma il capitano non volle sentire ragione e gonfiò ancora di più la sua messa in scena. In meno di 10 minuti, non trovandosi il colpevole, diramò l'ordine ai suoi soldati di rastrellare 22 civili, i primi che avrebbero trovato per strada, e di caricarli su un camion pieno di badili in direzione di Torre in Pietra. Alla parola badili, il vicemaresciallo comprese subito quale sarebbe stato l'esito della faccenda. I civili si sarebbero dovuti scavare la fossa prima di essere fucilati sommariamente. Girandosi verso la foto dei suoi genitori, con in tasca quella di Maria, Salvo ripensò per un istante alle parole che i commissari dell'Arma gli avevano detto al suo arruolamento nel 1939. Un carabiniere ha un obbligo ben preciso verso la comunità: difenderla a qualsiasi prezzo. 23 settembre 1943, Torre di Palidoro, ore 17. Alla Torre di Palidoro le vanghe non erano sufficienti, molti di noi piangevano, altri erano immersi in un inquietante silenzio di profonda rassegnazione. Queste furono le parole di uno dei civili catturati dalle truppe tedesche. Il rumore ritmato delle vanghe sul terreno fu spezzato da un urlo perentorio. «Signor capitano!» La SS, girandosi, incrociò con il suo sguardo gelido quello di Salvo d'Acquisto. «Signor capitano, liberi quei poveracci. Non c'entrano nulla con questa storia. La bomba l'ho piazzata io. Sono io il colpevole che state cercando. Io ho ucciso il vostro uomo». Un attimo di silenzio. Il capitano tedesco guardò di striscio il vicebrigadiere e per un momento sembrò quasi ritrovare la sua umanità. «No, te lo leggo in faccia, in quel tuo volto candido. Tu sei innocente. Vai via». Al che Salvo rispose: «Le ripeto che sono stato io. Liberi quelle persone. A lei serve un colpevole, o sbaglio? Io confesso, quindi sono colpevole. Liberi quelle persone». Il capitano non riusciva a staccare gli occhi dallo sguardo di Salvo d'Acquisto. C'era qualcosa di inconcepibilmente superiore in quel giovanotto napoletano. Uno dei civili, in lacrime, destò dai pensieri il capitano. Forse quel carabiniere aveva ragione. Non aveva bisogno di un vero e proprio colpevole da martirizzare. Bisognava sbrigare questa faccenda. Sarebbe bastato stilare un rapporto riportando che il colpevole era stato individuato e neutralizzato. Al suo nuovo ordine,
le SS fecero subito interrompere gli scavi e allontanarono gli ostaggi oltre la staccionata. I volti dei civili erano sconcertati. Com'era possibile? Era arrivata la salvezza un momento prima della morte. 2 tedeschi fecero cenno al vicebrigadiere di avviarsi verso il cumulo di terra. Non lo spinsero con la canna del fucile, come d'abitudine, ma lasciarono che fosse lui a farlo di sua volontà. Ne riconobbero la dignità. L'ultimo dei civili, rimasto ancora pietrificato da quanto accaduto, l'operaio Angelo, incrociò sul cammino Salvo, il quale, passandogli di fianco, sussurrò al civile: «Una volta si vive, una volta si muore». 22 vite per una, pensò Salvo, ricordandosi le parole che, laconicamente, nel 40, aveva scritto alla madre durante la campagna in Tripolitania. Bisogna rassegnarsi ai voleri di Dio a prezzo di qualsiasi dolore e di qualsiasi sacrificio. Tutto era ormai pronto. La messa in scena imbastita dal comandante tedesco sarebbe ben presto finita. A breve sarebbe calato il sipario. Il plotone caricò, in attesa dell'ordine finale. «Se muoio per altri 100, disse Salvo, con lo sguardo rivolto verso i civili, rinasco altre 100 volte. Dio è con me e io non ho paura». Dopodiché, rivolto al generale, disse: «Viva l'Italia!». Poi il buio. Quanto segue è una citazione. Alla memoria del vicebrigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto, carabiniere che salvò l'onore in un'Italia sconfitta. Impassibile di fronte alla morte e intimamente lacerato e rattristato nel vedere la sua madre patria martoriata, al quale fu conferita la medaglia d'oro al valore militare. Il generale di divisione Umberto Rocca, negli anni successivi all'omicidio, avrebbe riportato: «Nel nostro eroico collega si staglia tutta la prorompente pienezza, la qualità intrinseca dell'essenza del carabiniere. Salvo D'Acquisto ha interiorizzato e messo in pratica nel modo più sublime questo concetto. In lui ho ritrovato il fulgido esempio di chi ubbidisce all'austera disciplina del dovere, cercando di tutelare il bene più prezioso, il prossimo. Quello che il nostro collega ci ha lasciato è un dono che non deve essere gloria dell'arma e simbolo esclusivo dell'onore militare, bensì patrimonio comune, insegnamento e travaglio spirituale per le nuove generazioni future. Il suo gesto deve essere ricordato in ogni luogo, in ogni modo e in ogni tempo. I giovani che leggeranno la sua epopea ne ammireranno le azioni, ne benediranno il ricordo. Ammetto, ragazzi, che per me non è stato affatto facile fare questo video. Nel leggere i resoconti delle poche testimonianze a disposizione sulla vicenda del vicemaresciallo D'Acquisto, ho avuto qualche difficoltà seria a trattenere l'emozione. Io però qui mi devo fermare, lasciandovi riflettere su quanto accadde, con la speranza che questo video possa preservare il ricordo di una delle figure di guerra del panorama nostrano più grandi in assoluto. A ripensarci, il destino non poté scegliere un nome di battesimo migliore e più appropriato per questo giovane ragazzo napoletano: Per Aspera ad Astra.